Il problema è che dobbiamo andare a casa perché inizia a essere buio. Dobbiamo andare a casa, abbiamo mezz'ora a piedi da fare. Aiuto. Allora ragazzi, piccola uscita pomeridiana, piove leggermente, ci sta molto bene di temperatura. Abbiamo trovato un punto dove credo italiani e austriaci si sono combattuti un pochino, perché mio amico ha trovato delle sipe e io ho appena trovato lei. L'ho già tirata fuori per controllare. Ballerina, Tevenot, chiaramente inerte. La Excelsior Tevenot P2, più conosciuta con il soprannome Ballerina, fu una bomba a mano difensiva francese, prodotta durante la Prima Guerra Mondiale ed impiegata anche dal Regio Esercito italiano. Fabbricata in Francia dalla Tevenot, arrivò al fronte nel 1915. Venne acquisita anche dall'Italia, diventando insieme alla Sipe e al petardo Tevenot la bomba a mano più impiegata dalle truppe in grigio-verde, presso le quali era conosciuta come ballerina a causa del governale in stoffa che ricordava una gonna. Ha ricominciato a piovere. Oh, bla 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 bla. Sipe italiana. Inerte chiaramente, vedete, vuota, pezzo di ferro e anche un pezzo di storia. Molto particolare. Probabilmente sì. Caricatore intero italiano, senza ogive, scaricato, sparato. Vedete? Completamente sparato, trovato così. Trovato così. Bah. Molto strano. Siamo alla terza? Quarta? Terza? Oggi ci sta andando bene. La bomba a mano tipo Sipe fu una bomba a mano italiana prodotta dalla società italiana Prodotti Esplodenti, Sipe per l'appunto, ed impiegata dal Regio Esercito durante la Prima Guerra Mondiale. Adottata nel 1915, è la bomba più famosa della Grande Guerra, citata per esempio anche da Emilio Lussu nel libro Un anno sull'altipiano. Rimase in servizio ben oltre la Grande Guerra, trovando addirittura impiego nei primi anni della Seconda Guerra Mondiale. La Sipe è una bomba a mano difensiva a frammentazione. L'involucro, le cui dimensioni variano a seconda della fonderia, è a frattura prestabilita. Per l'innesco dell'ordigno, dopo aver svitato il tappino di protezione, si sfregava la capocchia contro l'apposito accenditore o, in caso di forte umidità, si accendeva direttamente da fiamma libera o da un sigaro. La miccia aveva una durata di 7 secondi circa, tempo che permetteva il lancio in sicurezza a circa 35-40 metri di distanza. Il raggio di azione era di 35 metri circa. Nel celebre libro di memorie Un anno sull'altipiano troviamo una descrizione dell'uso di questa bomba a mano. Per coprire il rumore del ripiegamento, feci sparare una bomba a mano
Il soldato che mi stava più vicino accese una siepe, ne controllò calmo l'accensione nella mano, scattò dritto in piedi e la lanciò alta perché non fosse fermata dagli alberi. La bomba scoppiò bene, cadendo dall'alto, con un fragore che la foresta rese più cupo. Le schegge si dispersero con sibili stridenti, un miagolio di gatti. Filtro maschera antigas. Buonissima zona. Mettila. Ottima zona. Vado sullo svuoto e lo porto. Guardate. C'è ancora dentro il filtro. Vediamo se è quello che ho visto. Sì. Eccola qua, raga. Gavetta da Fante italiana. Guardate. Trenciata anche perché forellata. Guardate, con questi forettini qua ci facevano scolare la pasta o ci facevano tutta forata. Guardate che bella. Sotto la gavetta Rohr austriaca. Pazzesco. Giornata da ricordare questa. Pazzesco. Si sta succedendo dell'incredibile perché pietraia a vista, badiletto austriaco da trincea con un po' di legno anche. Pazzesco. Problema che dobbiamo andare a casa perché inizia a essere buio. Dobbiamo andare a casa, abbiamo mezz'ora a piedi da fare. Aiuto. Rampone austriaco a vista. Mamma mia. Pazzesco ragazzi, pazzesco. Guardate qua, sotto il ramo. Passato la piastra a caso. Gavetta senza manico ma tenuta bene. Ecco qua. Però ora anche in terra, guarda che ha il... Hai messo anche bene il cibo. Messo bene lì. Vedere se c'è simboletti, qualche simboletto sul fianco. Riesci a vedere qualcosa? Qua sembra qua c'è un qualcosina. Eh sì. Sembra. Allora, ragazzi. Bene. Oddio, sono proprio incastrato in mezzo ai sassi. Qua. Aiuto. Però, siccome il segnalino era buono, e poi ne privi. Fantastico. Pentolino. Fantastico. Guardate qua. E con i due manici, uno e una, due.
Vediamo se riesco un po' a pulirlo. Guardate qua. Fantastico. Sì, cosa ti segnava? In scatolette. È messa abbastanza bene, c'è anche un po' di marchio. Pazzesca, molto molto bella. Vai. Vediamo qua. Borraccia austriaca. Le borracce austro-ungariche erano generalmente realizzate in alluminio, un materiale che permetteva di essere sia leggero che resistente. Questo era essenziale per i soldati, costretti a spostarsi lungo percorsi difficili, spesso in alta montagna o nelle trincee fangose. Il rivestimento esterno era spesso in feltro grigio-verde, un tessuto che non solo forniva un minimo di isolamento termico, ma permetteva anche un certo livello di mimetizzazione con l'ambiente circostante. Queste borracce non sono solo oggetti d'epoca, sono frammenti della storia austro-ungarica e italiana, simboli di un passato complesso e tragico. La loro esistenza ci riporta a un periodo di sofferenze e sacrifici, un tempo in cui la sopravvivenza dipendeva anche da un semplice sorso d'acqua.